Saltiamo nel futuro. White Sheet Project ha uno spin-off che si chiama Futurize e chiede agli studenti, dalle materne ai dottorandi, come immaginano la Torino del futuro e come immaginano la città in generale. Partiamo da Torino. Come lei immagina la Torino del futuro? Forse mi verrebbe un po' voglia di tornare a quel logo che faceva vedere lei del suo progetto, no? Dei tre, cosa sono esagoni, quelle tre figure. Quindi più anima e più utopia? No, non direi più anime, più una cosa o più l'altra, forse una città in cui è più possibile costruire dei collettivi anche a formazioni diversificate, anche temporanee, che si modificano nel tempo, che però riescono a tenere dentro quelle tre anime di volta in volta, secondo necessità. Ecco, quello potrebbe essere una direzione in cui andare. La sua città ideale 4.0 è una città molto artificiale o molto naturale o molto collettiva? Così direi senz'altro una città molto collettiva. Però di nuovo una città nella quale è possibile definire, programmare e avere una qualche agentività sulla costruzione di questi collettivi. Ecco, quello mi sembrerebbe il nodo centrale. Belleri, non si ritenga salvo. La sua Torino del futuro. E se vedo il caso di Torino, io non sono torinese, ho sempre vissuto con grande disagio il contrasto tra questo centro così aulico, così straordinariamente attraente, nobile e aristocratico, e invece un resto della città, in particolare novecentesca, che spesso dà un po' l'idea di essere lasciato un po' a se stesso. Nella dinamica tra ordine e disordine, tra la progettazione come creazione di binari prestabiliti e la progettazione come invece meccanismo per lasciare spazio a ciò che prevedibile non è, credo che Torino si trovi ad essere una città che ha molto da migliorare.